Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2026. Ragazzi, abbiamo il carro. Può esserci qualche spostamento da dover fare, qualche movimento, qualche direzione da dover prendere o qualche scelta da fare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare queste letture, ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link il link alla presentazione del corso di tarocchi di livello intermedio di gennaio 2026, per cui sono già aperte le iscrizioni, e in più c'è anche, spero di ricordarmi di metterlo, il link per il nuovo videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi, ragazzi. C'è il video di spiegazione nella playlist delle news e spero di ricordarmi di mettervelo qui sotto, come vi ho detto prima. Bene, andiamo a vedere le energie per il Capricorno per il primo semestre del 2026 per l'amore e l'amore, per il denaro e il lavoro. Allora, partiamo con un 4 di spade, una regina di denari, abbiamo la morte, un fante di spade, il matto, la torre e un cavaliere di bastoni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, e capiamo qual è l'energia più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere quando succede che cosa con una breve stesa mensile. E tenete presente che questa è una di 4 letture che ho pubblicato per il 2026, le altre le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Se no andate nei video e scorrete in basso col dito. Allora, partiamo da questo 4 di spade, che è comunque una carta di stasi, una carta di fermo, è una carta di qualcuno che sta recuperando le forze. Qui abbiamo un 4 di coppe, c'è come una fase riflessiva, e un 2 di pentacoli. Potrebbe esserci una sorta di riflessione su una strada da dover percorrere o da dover intraprendere. Diciamo che il 2 di pentacoli mi parla come di un dover sostenere più cose piuttosto che dover valutare più situazioni. Come l'idea che ci sia un equilibrio precario per qualcuno. Andiamo a vedere la regina di denari. Ok, abbiamo un 2 di bastoni, un re di bastoni e un 3 di bastoni. È come se mancasse una direzione. Ecco perché probabilmente avete il carro qui. Sento che con la regina di pentacoli c'è bisogno di dare come una struttura, un ordine alle cose, una concretezza formativa. Cioè, se avete un progetto, domani faccio questo, dopodomani faccio quest'altro, come dare un programma, un susseguirsi. Mi viene anche da dirvi una cosa, tenete presente che qua con il 4 di coppe non avete tutto chiaro, cioè c'è una parte che non vedete, e con il 4 di spade c'è un momento di stanca. Quindi potrebbe essere che non si prendano in considerazione effettivamente tutte le possibilità e le opzioni che dovreste. Però arriviamo a questa morte perché c'è come una rigenerazione.
può essere che si tagli con qualche cosa di vecchio, wow, wow, un'altra volta la morte e un 10 di bastoni. Può essere un'attitudine, quella che si lascia indietro, il 10 di bastoni è una di quelle carte che indica come la tendenza a caricarsi di pesi che non sono propri, potrebbero però anche essere delle aspettative. Si sono girate queste due carte, 4 di spade e matto. Che interessante. Io credo che dobbiate lavorare la fiducia su di voi. Mi viene da dire proprio l'amor proprio. Potrebbe anche essere un tema a livello di nutrizione. Quindi come vi nutrite per essere sempre freschi nel vostro lavoro? E sì, nutrizione intesa come cibo, ma nutrizione può anche essere come nutrite la mente, come nutrite il cuore, per far sì di trovare poi sempre quell'entusiasmo a livello lavorativo. Come vi nutrite? Vi faccio un'ipotesi, avete un lavoro e vi nutrite facendo, non lo so, corsi di aggiornamento, guardando video inerenti a quel lavoro. Oppure potrebbe essere come nutrite la vostra autostima, il vostro amor proprio in relazione al lavoro, al ruolo che state svolgendo. Può anche essere che qualcuno non abbia il ruolo che desidera e quindi ci sia come questa visione al futuro e questa necessità di trasformazione. Andiamo a vedere il fante. Asso di spade e regina di bastoni. Andiamo a vedere il matto ce l'avete 2 volte tra l'altro. Abbiamo l'eremita e la stella. Io sento che qui ragazzi dovete decidervi con questo carro a fare la strada che voi volete fare. Andiamo un attimo solo a vedere questa torre. Fante di tentacoli. Regina di bastoni. Scusate, regina di denari, che è capovolta esattamente come questa. Credo che faccia riferimento ad un ruolo questa regina. È come smetterla di entrare in un certo ruolo e trovare qualche cosa che si addica come di più a voi, mi viene da dire. È come se non foste veri Capricorno, come ve lo dico? E probabilmente per quello che c'è questo 10 di bastoni, ci sono come delle aspettative, delle ideologie che state caricando che non vi fanno essere voi stessi. Probabilmente perché pensate di non piacere così come siete, c'è come questa sfiducia con il matto al contrario. Però sento anche che arriva come una rigenerazione, una trasformazione, c'è come un taglio, un qualche cosa, c'è anche un asso di spade qui tra l'altro, potrebbe essere una verità che viene a galla, potrebbe essere questa decisione, questa chiarezza mentale che finalmente vi dà la possibilità di decidere e di buttarvi verso il vostro nuovo obiettivo. Guardate, questa zona della lettura la sento molto 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 positiva e sento che potrebbe cadere nella vostra testa questo ruolo che vi siete predati, preimposti, che avete supposto di dover mantenere. Potrebbe essere il ruolo lavorativo, cioè per la serie, che ne so, sono addetta alle vendite delle scarpe e non mi piace, preferirei lavorare con la gente, non lo so, con i bambini, per esempio. Quindi è un ruolo quello di venditrice o venditore che magari non vi si addice. È un esempio come un altro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 7 di coppe, wow, e 9 di pentacoli. Qualcosa cambia,
qualcosa cambia. Qualcuno potrebbe mettersi in qualche nuova attività, in qualche nuovo percorso di studi. Questa cosa nuova, vi dico, potrebbe anche essere un nuovo corso di insegnamento superiore con l'eremita e la carta della stella, e che questo effettivamente vi dia poi l'apertura mentale necessaria per andare avanti galoppando, mi viene da dire, vedendo questo cavaliere di bastoni alla fine. C'è anche un 9 di pentacoli che è una carta di grande indipendenza, di grande abbondanza finanziaria proprio, ed è la carta dei lavoratori autonomi. Io credo che qui qualcuno potrebbe decidere finalmente di diventare autonomo, perché c'è anche l'eremita. Allora, partiamo da chi è disoccupato. Ragazzi, sento come se mancasse consistenza nel tipo di lavoro che state cercando. Cioè, un discorso è se avete una carriera già preimpostata, ma potreste rendervi conto che magari non è proprio quello che volete fare, come vi dicevo prima. Sono magari 20 anni che lavorate nel mondo delle vendite, ipotesi per seguire l'esempio di prima, e adesso vi rendete conto che forse non è più tanto il vostro ambiente, che vorreste fare qualcosa di diverso, che magari volete lavorare con, che ne so, gli animali, che volete lavorare con gli anziani, quello che è. E quindi vi potreste porre certe domande e dire: ma continuo a cercare in quel settore oppure cambio settore? Però se non avete una carriera sviluppata e diciamo trovate cioè fate un po' i lavori che trovate, sento che non siete consistenti, nel senso che è come se buttaste un po' il curriculum a vanvera. Scegliete un settore, puntate una zona, un qualche cosa che vi piaccia, un qualche cosa in cui voi siete super esperti, e di lì poi andate. Però quello che vedo con questa morte è la necessità di cambiare modo di porvi. Cioè, queste due regine di pentacoli al contrario mi dicono che anche lì avete come assunto un ruolo e pensate di non poter uscire da questo ruolo, però in realtà vi basta solo puntare un altro obiettivo. Investite per l'immagine in questo senso, vi posso dire. Perché è come se poi vi si aprissero effettivamente delle possibilità. Per le persone che sono occupate. Allora, qui devo dire ragazzi che se state aspettando un trasferimento, sì, potrebbe arrivare, non subito, cioè ho come la sensazione che agli inizi potrebbe essere come una falsa partenza. Però secondo me sì, potrebbe arrivare qualche cosa di nuovo che vi rende più autonomi all'interno dell'azienda, più indipendenti. Ehm, Sento che a qualcuno mancano come delle basi di diplomazia per poter accedere a questo livello successivo, livello superiore o a quest'altro ruolo. Cioè è come se avessi bisogno un po' di imparare. Fa brutto dire imparare a parlare. Imparare a essere diplomatici, no, cioè, ottenere quello che volete usando le giuste parole. Poi la diplomazia in realtà non è proprio questo, la diplomazia è, diciamo, dire le cose, secondo me una diplomazia sincera è dire le cose che si pensano, cercando di ferire gli altri il meno possibile, cercando di rimanere un po' così in superficie, no? Senza esporsi mai troppo nel prendere una posizione o. Sì, e questo vi aiuterebbe molto l'arte della comunicazione. Sento che ci lavorerete perché qualcuno potrebbe proprio essere una buona occasione per magari seguire qualche YouTuber che insegni come parlare, soprattutto se volete diventare venditori. Se avete sempre lavorato con i bambini, al contrario, per esempio, e volete iniziare a vendere, qualche corso sul come parlare, su che termini usare, su come far sentire comodo il cliente,
questo potrebbe essere effettivamente un vostro vantaggio, un punto di forza. Sento che comunque un nuovo inizio ci sarà, o sì o sì. Per le persone che sono autonome, ragazzi, come vi dicevo all'inizio, sento che qualcuno qui sta come sopravvivendo in questo semestre. C'è qualcosa che state cercando di tenere in piedi che vi perturba nel prossimo semestre. Non so che cosa sia, ditemelo voi nei commenti. Però ho anche la sensazione che potrebbe effettivamente arrivare questa torre, io lo vedo collegato un po' qui a queste due morti, al 10 di bastoni. Credo che potrebbe esserci come un lasciare indietro uno di questi due pentacoli per dare la possibilità all'altro di sbocciare. Anche qui secondo me si tratta di imparare tecniche nuove. Mm. Devo dire che le carte finiscono bene, in realtà poi si aprono una serie ehm, di possibilità. Il 9 di Pentacoli è la carta della ricchezza, dell'abbondanza. Poi avete un cavaliere di bastoni, quindi sento che c'è come questa propensione in avanti. Avete due volte il matto che qui era testa in giù, però qui si è girato. Quindi c'è questa nuova fiducia, questa nuova grinta, questo nuovo obiettivo potrebbe essere questa nuova forza interna, grazie anche all'eremita che si autoanalizza e fa esperienza delle sue situazioni passate, cioè prende come la saggezza dalle esperienze passate e vedo come una sorta di trasformazione. Secondo me potreste cambiare direzione a livello lavorativo nel prossimo semestre. Potreste iniziare come a creare cose nuove, secondo me. Non nego che qualcuno di quelli che è in una situazione lavorativa dove non si sente, non si sente, come si dice, considerato nel giusto modo, dove non si sente appagato, non vi nego che qualcuno di voi potrebbe decidere di staccarsi da questa azienda o comunque iniziare a mettere in piedi un piano B al fine di diventare autonomi, c'è come un qualche progetto, un qualche cosa in cui voi riuscite bene e vi dico che potrebbe essere l'organizzazione di eventi, l'organizzazione dei corsi, qualche tipo di evento collegato alla moda, alla bellezza, potrebbe essere qualche cosa giù di lì, le cure estetiche. Se parliamo di soldi, allora qua si tratta per qualcuno di chiudere un debito. Per qualcun altro di cambiare il modo in cui si investe e si spende il denaro. Guardate, io sento che siete nella fase rigenerativa a livello di denaro, probabilmente non ve ne rendete ancora conto, non lo vedete ancora, però secondo me le cose andranno ancora meglio quando ci sarà come quel salto di cui parlavo prima a livello lavorativo, quel cambio. Dopo lo andiamo a vedere mese a mese. Non vedo grossi ingressi, sinceramente, più che tutto come se vi liberaste di certi pesi a livello economico, come se aveste finito di dover spendere per esempio, la macchina, piuttosto che potrebbe essere le spese scolastiche dei figli, qualche viaggio, qualche rata. Se avete degli investimenti, secondo me nel primo semestre potrebbe non, diciamo, non crescere questo investimento
che avete viaggerà un po' così, però tutto sommato nessun dolore. E vi dico, se avete dei progetti, c'è una bellissima partenza e le cose effettivamente potrebbero andare alla grande, ragazzi. Allora, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Due di spade, mondo, temperanza, carro, regina di coppe, re di coppe, e poi qui abbiamo ruota della fortuna e 5 di pentacoli. Allora, qui è molto semplice, ragazzi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Dunque, il 4 di coppe lo sento collegato con il 2 di spade, quindi effettivamente inizio semestre, inizio anno, gennaio, potrebbe esserci ancora qualche dubbio, qualche valutazione da fare, qualche scelta da dover effettuare. A febbraio c'è il mondo, quindi qui si può parlare o di questa morte o di questa torre che potrebbero arrivare, cioè, come vi dicevo, la conclusione di qualche cosa. Ok, secondo me è una questione mentale questo, ve lo dico. È un qualche tipo di pensiero che avevate che cambia. Normalmente la torre è la morte dell'ego, quindi un qualche risultato al cui l'ego si aggrappa che probabilmente crolla, come qualche ideologia potrebbe essere, l'ideologia di arrivare al risultato. E vi dico così perché dopo poi a marzo abbiamo anche la temperanza, quindi c'è come una sorta di guarigione, di riequilibrio, di momento di valutazione su che cosa sia meglio fare. Abbiamo il carro a aprile e sento che ci potrebbe essere ancora come un po' di indecisione. Diciamo che da maggio in poi qui c'è proprio un'apertura, c'è anche la ruota della fortuna, diciamo che sia luglio, ok? Per farla rientrare nella lettura, ve la metto così. Quindi le cose cambieranno molto in positivo. Sento che c'è come un'apertura, ma infatti qui lo vediamo con questo 7 di coppe e questo cavaliere di bastoni, c'è come questa apertura verso il nuovo, verso il futuro, la nuova spinta del matto, questa nuova fiducia, questa nuova speranza di cui ci parla anche la stella. Sì, sento che il prendere una decisione vi darà una nuova speranza. Il fare una scelta, secondo me, vi darà una nuova speranza per quello che riguarda la vostra vita lavorativa piuttosto che economica. Ok, ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Il saggio, l'anno che viene. Io sto pubblicando nel 2025, quindi potrebbe essere il 2026, o perché no, se vedrete la lettura nel 2026, potrebbe anche essere il 2027, nel senso che questo tipo di lavoro, saggio ce l'avete qua, è l'eremita. Quindi questo tipo di lavoro di introspezione, di spinta in avanti, di ritorno, mi verrebbe da dire, al vostro fanciullo interiore, a fare quello che veramente vi accende, quello che vi dà la speranza, vi farà poi ritornare la grinta. Quindi è come se fosse un semestre, in questo caso, oppure un anno, considerata la carta, di ricerca della vostra saggezza, di ricerca come di riallineamento alla vostra anima. Adesso andiamo a vedere, ragazzi, degli oracoli che sono un po' particolari. Io vi dirò delle frasi, sono frasi su 3 livelli: livello mentale, livello fisico e livello spirituale, e ognuno di voi dovrebbe, diciamo così, avere una di queste frasi che risuona, che gli fa scattare un qualche cosa, che lo fa riflettere. E ci sono 2 tipi di frasi,
frasi di tipo mentale, cioè quello che vi fanno pensare, e frasi di tipo, diciamo, materiale, quindi è come un'azione o un qualche cosa che potreste fare. Allora, abbiamo Saturno in Scorpione nell'ottava casa, per chi si intendesse di astrologia. Allora, vedete che qua ci sono 3 fasce, ok? Quella più chiara è il livello spirituale, quella diciamo di medio colore, di tonalità media e la parte mentale, poi c'è la parte fisica della banda rossa, quindi qua si parla di qualche azione o qualche movimento, dopo vi leggerò anche queste che sono qualche riflessione sul modo di pensare. Allora, il livello spirituale dice: sii realistico sullo straordinario potere della preghiera come una questione di vita o di morte. Cioè, qui secondo me parla di meditazione e di manifestazione. Cioè, bisogna ehm, rendersi conto che, insomma, la legge di manifestazione fa quello che fa perché, cioè, nel senso, arriva nella quantità in cui arriva perché probabilmente non siamo ancora allineati, se non arriva del tutto. Mentale, preoccupati per gli aspetti più elevati e più bassi dell'ottenere e usare il potere. Devi attendere prima di poter controllare la situazione e usare le risorse di altre persone. Ok, quindi da un punto di vista fisico c'è come un'attesa nell'utilizzare le risorse degli altri. Andiamo a vedere da un punto di vista mentale. La maturità che porta alla purificazione per far risorgere il potere personale, cioè pulizia, dove è temperanza, pulizia, momento di purga, marzo, ragazzi. Mentale, cautela riguardo ai segreti dei misteri della vita. E qui abbiamo questa cosa qua. Se per caso è il corso da insegnante, fate attenzione perché non tutti sono pronti per ricevere certi insegnamenti. È un po' quello il senso, secondo me. Da un punto di vista fisico è limiti imposti risultanti dal potere di un cambiamento importante. Quando pensate di fare un grosso cambiamento, questo potrebbe effettivamente spaventare, quindi si tratta di spezzettare un pochettino il risultato. Bene, andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura. Wow, manifestazione, ragazzi, è un po' quello di cui parlavano qua. Sii molto onesto e chiaro circa quello che vuoi manifestare nella tua vita. Qui avete anche la stella, eh. Adesso scrivilo su un foglio, passo numero 1 della manifestazione. Sapete che dicono che bisogna scrivere, no? Per manifestare. In realtà non è sufficiente, è una condizione necessaria ma non sufficiente, come diceva sempre la mia professoressa di ragioneria alle superiori. Comunque ci vuole anche la forza di volontà, polo maschile, e l'amore, polo femminile. Comunque, se volete saperne di più, abbonatevi al canale, ragazzi, perché lì spiego tutte queste cose. E se volete appoggiare il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze, quindi per andare a cambiare quelle che sono le vostre credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Se no potete anche abbonarvi al canale, lì sì spiego leggi di manifestazione, come sono le polarità, tratto temi di metafisica, parlo dell'astrale, di come si vede nella vista eterica, insomma
ci sono una serie di video che sono praticamente tutto quello che ho imparato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a vostra disposizione. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!